Prima hai parlato di Scrum at Scale. Io Sì, ammetto che non ne so molto, no? So che è un framework di scaling, quindi quando si parla di framework di scaling si parla, no? Uno pensa a Scrum come applicato a un team, quando un'azienda cresce, i team aumentano, c'è bisogno anche di un framework per fare in modo che questi team lavorino efficacemente, magari anche allo stesso prodotto. Quindi la mia domanda è, Scrum at Scale è un altro dei framework di scaling che ci sono, quindi Safe, Less, Nexus, oppure è anche qualcosa in più? è qualcosa di più. Innanzitutto è l'unico cioè innanzitutto non è un framework di scaling, ma è un process framework di scaling, cioè la definizione di Scrum è un framework di processo, no? Scrum Scale è sempre un framework di processo. Quindi, mentre gli altri hanno come riferimento team multipli che fanno un prodotto, Scrum Scale fa un passo indietro riguardo all'intera organizzazione, indipendentemente da ciò che fai. E ti descrive un processo per estendere Scrum nella tua organizzazione. Quindi, mentre gli altri framework che io gli dico, si tratta di gli altri framework che ti presentano un fotogramma, un'immagine, no? E tu vorresti andare verso quell'immagine. Scrum Scale invece ti fa vedere un film e ti dà gli ingredienti per le domande giuste a cui devi trovare le risposte per fare la sceneggiatura di questo film. Un film che teoricamente non finisce mai. Cioè l'idea di agilità è che la tua organizzazione continua ad evolvere in una maniera organica verso qualcosa che è meglio e non si ferma più. Quindi Scrum Scale è Scrum per scalare Scrum, dopodiché nel tuo film può darsi ci siano dei fotogrammi intermedi che assomiglieranno all'S o a Safe o a quello che vuoi, qualsiasi cosa che ti è utile in quel momento, soltanto è che nello schema scale non ci sono i fotogrammi, cioè non ti viene detto fai così, disegnala così l'organizzazione. È un po' come, non so se hai presente il percorso dell'eroe viene chiamato, no? Cioè sono degli elementi classici con cui puoi capire come sono fatte le sceneggiature di Mhm. gran parte della letteratura, no? Quindi c'è sempre un eroe che nasce, no, con delle problematiche, poi c'ha la sfida, la caduta, il percorso, la rinascita senti la chiamata e quindi poi diventa eroe. C'hai sempre questa forma qui, no? Che sia Ulisse, che sia Luke Skywalker, è sempre questa forma qua, più o meno. Ecco, cioè sono degli elementi, delle domande che ti devi fare per costruire una sceneggiatura, no? Mhm. Scala Scale è la stessa cosa, sono 12 domande che ti devi fare per costruire una tua organizzazione che sia qualcosa di meglio a quello che hai oggi. Quindi di solito quando vai a un corso di scaling, se vai a un corso di framework scaling, vai cercando le risposte. Se vieni a un corso di Scrum at Scale, te ne vai con nuove domande. Ok. E io dico, ed è quello il sentimento, cioè se percepite che l'agilità è qualcosa di facile e a buon prezzo, c'è la fregatura, perché non può essere un vantaggio competitivo. Se è un vantaggio competitivo vuol dire che è strano, è difficile, probabilmente anche lento da ottenere e anche costoso, no? Se no farebbero tutti, e allora non è vantaggio competitivo. Se è vantaggio competitivo necessariamente ha un elemento per cui non tutti lo fanno. E quindi questo è il tema. Come inquadrare il tuo percorso di organizzazione verso qualcosa che è meglio per te. E sottolineo il per te, quindi Mhm. c'è un discorso anche di aderenza al contesto. Per cui Scrum Scale ci scali organizzazioni che non hanno niente a che vedere con il software. Mentre se vai sull'S ma anche Nexus, la definizione di Nexus è un gruppo di Scrum Team che producono Mhm. software, cioè c'è la parolina ancora software, invece su Scrum Scale si parla di organizzazione ed è talmente e si parla di squadre. Dopodiché il processo dentro la squadra per assurdo potrebbe non essere Scrum, Mm. no? Perché nel trovare cose migliori magari hai a tua volta fatto cose diverse, possono essere robe che assomigliano più o a un Kanban o a un Stream Programming, chi lo sa, Mhm. ok? Invece Paolo ti faccio una sfida. Dimmi un po', Ti do 3 minuti sì? per spiegarmi come funziona Scrum at Scale. 3 minuti, ho corso di 2 giorni. Sono 12 domande, ok? Sono divise in due cicli, il ciclo del product owner o del prodotto, diciamo, e il ciclo dello Scrum Master, cioè del processo. Quindi ci sono dei componenti che tu devi implementare nella tua organizzazione. La parte prodotto ci può essere roba tipo in che modo condividi la vision fra i tuoi dipendenti, in che modo fai il backlog della tua organizzazione, in che modo lo prioritizzi, in che modo lo scomponi in qualcosa più piccolo che può essere lavorato da un team e in che modo lo distribuisci.
in che modo fai le release, cioè porti quello che hai fatto dai tuoi clienti. La parte invece del processo è, ad esempio, in che modo fai miglioramento continuo, in che modo fai allineare trasversalmente i team di modo che le pratiche delle squadre siano, non dico standard, ma consistenti, ok? Non vogliamo standardizzazione, ma vogliamo una consistenza, quello sì. Quindi sono queste domande. Il principio di base è la rete a invarianza di scala, cioè vuol dire che è una rete che se la guardi da vicino, se la guardi da molto lontano, la forma delle relazioni si assomiglia. Quindi tutto quello che tu conosci già dello Scrum a singola squadra lo si ritrova anche se guardi da lontano. Quindi ci saranno versioni scalate di refinement, cioè il lato di scomporre il backlog, versioni scalate di retrospettive, momento in cui ti domandi come migliorare, versioni scalate di pianificazione piuttosto che la versione scalata del daily, quindi l'idea di fare il daily dei team, un daily di squadre e questa cosa qua quindi è tipo un frattale, no? Che si ripete a tanti livelli, quindi c'è la squadra di squadra, la squadra di squadre di squadre, fino ad arrivare all'intera organizzazione che sarà una squadra di squadre di squadre di squadre. Che cosa si vuole ottenere? Cioè se in una squadra ci sono degli individui, quello che vogliamo è che gli individui operino per il bene della squadra, non per l'individuo, giusto? Una squadra di squadre, vogliamo un gruppo di squadre che operano per il bene della squadra di squadre, non per solo l'individualità della tua squadra e così via. Quindi vogliamo riportare quello spirito che c'è e che è quello di Scrum normale, ma sull'intera organizzazione. E capisci te che se tu hai come dire, quel sentimento di passione che si trova a volte nei team Scrum, e stesso su tutta l'organizzazione, e quella è è un'organizzazione che fa le buche in terra perché esprime un potenziale che le organizzazioni litigiose e burocratiche che conosciamo non hanno minimamente la capacità di fare. Sei stato bravissimo, ce l'hai fatta. Oh, Forse anche qualcosa in meno. fantastico.